She was more like a beauty queen from a movie singer. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who will dance on the floor. She told me her name was Billie Jean. She goes to sing on every hurt and without a dream being the one. Ciao musicofili, eccomi qua. C'è una ragione per cui ho i capelli legati e una ragione per cui sono scesa dai trampoli che portavo prima, perché oggi parliamo di una cosa che si chiama postura, che è una cosa fondamentale nella vita di tutti i giorni, ma ancora più fondamentale quando una persona fa il cantante, l'attore, eccetera, eccetera. Come ho detto nella puntata 0, il nostro strumento è il nostro corpo e il nostro corpo, così come tutti gli altri strumenti che potete immaginare, ha bisogno di una posizione nella quale lo strumento si suona nel migliore dei modi possibili. Quando parliamo di batteria, di chitarra, di violoncello, eccetera, eccetera, sappiamo tutti che esiste una posizione in cui questo strumento suona meglio e lo si può suonare per più lungo tempo senza danni o senza sentire la fatica. Ovviamente, al di sopra di tutto, essendo, permettetemi, lo strumento per eccellenza, anche il nostro corpo deve avere una posizione di base nella quale il nostro strumento suona meglio e riesce a realizzare quella che è la respirazione, la base del nostro strumento, nel migliore dei modi possibili, cercando di ottenere delle alte prestazioni con il minimo dispendio di energia, perché di energia ne consumiamo tante quando siamo in performance e in acting, e con il massimo dei risultati. Quando parliamo di posizione del nostro corpo, parliamo di postura, quindi la postura è la posizione del nostro corpo, quindi ovviamente, riportandolo al canto, è la posizione del nostro strumento. Oggi vi voglio far vedere effettivamente come si deve posizionare il nostro strumento corpo all'interno dello spazio e per fare questo, come vi ho già detto, sono scesa dai trampoli perché è importantissimo per noi cantanti sentire il contatto con il terreno, essere ben radicati a terra, quello che si chiama grounding, quindi un bel radicamento sul terreno. Per queste prime puntate, ragazze soprattutto, io gradirei che voi faceste gli esercizi con le scarpe da ginnastica o con un paio di scarpe che siano comode, perché il tacco vi può già di per sé creare in inganno. Quindi iniziate ad imparare la postura stando ben saldate a terra, anche con i piedi nudi, e poi quando l'avete imparata per bene e l'avete utilizzata per tanto tempo anche nella vita di tutti i giorni, sia dinamicamente che staticamente, quindi sia quando camminate che quando siete in piedi che quando siete seduti, perché la postura è più o meno la stessa, perché si può cantare anche da seduti se si mantiene una corretta postura, gradirei che voi portaste delle scarpe comode. Partiamo dai piedi. I piedi sono la base d'appoggio del nostro strumento, ok? Quindi devono essere belli solidi, belli ancorati al terreno, perché è proprio su questi piedi che si poggia il nostro strumento, che è il corpo. Quindi dovete ben avere un appoggio, ovviamente a seconda delle caratteristiche fisiche, come anche la postura ha delle caratteristiche fisiche che non possiamo tralasciare, però parliamo di quelli che sono gli atteggiamenti scorretti, posturali e quindi anche dei piedi. Ci sono molti che hanno un appoggio sull'avampiede, quindi hanno un appoggio molto in avanti, come se stessero in punta. Un altro appoggio sbagliato è invece sul tallone. Ok? Adesso vi faccio vedere anche com'è la posizione quando appoggiate il vostro corpo sul tallone. Tutte e due queste posizioni non danno un assetto stabile al vostro strumento, alla vostra macchina, appunto al vostro corpo. Quindi l'importante è proprio, come vi ho detto, scarpe basse o anche piedi nudi sul terreno, sentire proprio la pianta del piede che si allarga quasi, che si espande, proprio a cercare completamente il contatto con il terreno. Noterete da subito che se sentite questo peso su tutta quanta la base d'appoggio, sentirete automaticamente molto più stabile tutto quanto il vostro corpo, tutto quanto il vostro strumento. Quindi la base d'appoggio, ricapitoliamo, è importantissima.
dovete avere un appoggio su tutta quanta la pianta del piede. I piedi sono tra di loro paralleli, ok? Quindi non mi fate vedere delle posizioni tipo questa, oppure tipo questa. La larghezza, la distanza fra questi piedi è corrispondente alla larghezza del bacino o delle spalle esterne. Lo dico alle ragazze, non vi sottostimate pensando che avete un sedere così e dunque vi mettete così, perché questa non è una posizione di equilibrio e buona per il cantante. Quindi se volete fare anche, dico i maschi, i rocker, non divaricate troppo le gambe, perché questa è una posizione in cui il vostro corpo bascula moltissimo. Quindi se state durante una performance e vi urta inavvertitamente un altro membro della band, voi perdete l'equilibrio ed è una cosa molto brutta esteticamente da vedere. Quindi, come abbiamo già detto, le gambe fra di loro sono larghe più o meno quanto il bacino o come la larghezza delle spalle esterne. Le gambe sono importanti almeno quanto i piedi, perché vedo sempre, spessissimo, gambe molto rigide mentre siete in acting, mentre siete durante la performance. Se irrigidite troppo le gambe non sentirete più, provate, il contatto con il terreno. Quindi le gambe sono leggermente flesse e sono toniche, sono vibranti, come se steste per fare un movimento o come farete effettivamente durante le performance. Quindi le gambe devono essere leggermente flesse. Leggermente non significa così e non significa nemmeno dritte, rigide così. Leggermente flesse parte dalle ginocchia, sono leggermente appunto in giù, però devono essere morbide, non rilassate né rigide, ma morbide, belle toniche, come se steste per fare un movimento. Una parte fondamentale della nostra posizione del corpo e quindi della nostra postura è la parte del bacino, che è chiamato anche baricentro, perché è il centro di equilibrio del nostro corpo. Che cosa significa? Che spesse volte provate a stare dritti con il busto, ma non ci riuscite perché avete sbilanciate la regione appunto del bacino. Quindi ragazzi, vi faccio vedere quali sono le posizioni tipiche, direi, o comunque quelle che più frequentemente ho riscontrato nella mia attività di vocal coach, quando nelle prime lezioni appunto correggo la posizione del corpo di un ragazzo, e sono differenti solitamente tra uomini e donne. Quindi andiamo a vedere come solitamente si posiziona la parte del bacino nelle donne. Ho sempre visto che le donne hanno una super curvatura qui sulla parte della lordosi, che determina una cosa che piace molto ai maschietti, che è il sedere all'infuori a mandolino, ma che è una cosa molto molto scorretta da un punto di vista posturale, perché non consente un buon appoggio e un buon sostegno diaframmatico. Quindi di solito nelle donne io vedo questo. Differente invece per gli uomini. Gli uomini tendono ad avere invece il bacino molto in avanti, in questo modo. Non vi dico a mostrare che cosa, chiaramente l'avete capito, e quindi riscontro anche qua un schiacciamento del muscolo del diaframma attraverso la pressione degli addominali alti, che premono ovviamente sui muscoli intercostali e poi a seguire anche sul muscolo del diaframma. Quindi ragazzi, vedetevi, quello che vi consiglio durante queste lezioni è guardatevi un attimo allo specchio mentre seguite queste lezioni, guardate bene come siete posizionati con il vostro corpo, quindi fate attenzione, come abbiamo visto, ai piedi, fate attenzione alle gambe, fate soprattutto attenzione al vostro bacino. Quindi se state così chiudetelo un po', se state così apritelo leggermente, deve risultare in asse. Ok? Deve essere bello in asse rispetto al resto del corpo.